Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere come realizzare questo top di un bikini. Questo è una taglia seconda, però nel tutorial vi indicherò anche le misure e come fare le diverse taglie. Vi occorrerà 50-100 grammi di questo filato speciale, praticamente un filato elasticizzato. Il mio è 100% poliamide. Io sto usando questo qui Nancy della Tessiland, che però adesso non trovate più sul sito perché io ce l'ho da 2 anni almeno, e quindi ho deciso di riutilizzarlo, anche perché come vedete l'avevo poi comprato e non utilizzato. Vi lascerò poi linkato sotto il link proprio su quello nuovo, perché ce n'è un altro molto simile però relativamente nuovo. Questo non c'è più, come vi ho detto. Questo qui va usato con un uncinetto 3/4. Io di solito per fare un bikini uso mezzo numero in meno, quindi se qui c'è scritto 3 io sto andando ad utilizzare un uncinetto 2,5, ok? Poi voi potete tranquillamente utilizzare anche del semplice cotone, però state poi attenti a come l'andrete a bagnare in acqua, perché assorbirà molta più acqua e asciugherà molto più lentamente. Quindi io vi consiglio comunque di usare, se lo trovate, un filato tecnico. Poi ci servirà un metro da sarta, delle forbici, un ago da lana e, se volete, delle coppe perfumate per andare a imbottire il nostro top del bikini. Prima di proseguire vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella, così ogni volta che io pubblico vi arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovate su Instagram come Mille Creazioni Sonia. Allora, io una prima coppa l'ho già fatta, come vedete è questa corrisponde a una taglia seconda, quindi nel tutorial io andrò a fare una taglia seconda. Infatti, come potete vedere qui ci sono 6 cm che è il numero di catenelle e di giri di maglie che bisogna fare, ok? Bene, iniziamo dalla prima. La prima andiamo con questa misura che è 6,5 cm, che è praticamente questo. La parte iniziale è il numero di catenelle che noi dobbiamo avviare. Come facciamo però a sapere quanti centimetri sono questi? Praticamente andiamo a misurare dal capezzolo fino al sottoseno, ok? E quindi sappiamo quanti centimetri dobbiamo avviare qui in questo punto. Poi, una volta fatte le catenelle e l'andata del primo giro, possiamo andare a misurare con il nostro metro e vedere se equivalgono a 6,5. Poi vi faccio vedere bene con lo svolgimento della seconda coppa come prendere poi bene queste misure e sapere quante catenelle avviare. Questo 13 per 14 che cos'è? 13 cm sono questi, il numero totale di giri che noi andiamo a fare sia da una parte sia dall'altra. Quindi qua questo è il centro, quindi il numero totale di giri che ci sono, ok? E 14 è l'altezza, quindi questa. Nel mio caso, nella mia taglia, andrò a fare 10 giri di maglie alte, quindi questi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, scusate, anzi 11 giri di maglie alte. Qui ho sbagliato, sono 11 giri di maglie alte solo nella metà, e nell'altra metà sono lo stesso 11, che poi in realtà è un unico giro, come potete vedere, ok? Quindi sono 11 giri di maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11, ok? Poi per una terza avrete 7,5 cm la misura dal capezzolo al sottoseno, e poi 16 cm in larghezza e 17 cm in altezza. E invece per una quarta avrete 8 cm dal capezzolo al sottoseno, 17 cm in larghezza e 18 cm in altezza. Adesso vi faccio vedere come andare a avviare la coppa, nel mio caso una seconda, e come fare a vedere i centimetri, quante maglie ci stanno in 6,5 cm o in 7,5 cm. Allora, adesso nel mio caso devo andare ad avviare 20 catenelle. Io in questo caso lo so già, ma voi, se non lo sapete, come fate? Andate ad avviare, se è una taglia prima
un pochettino di catenelle in meno rispetto a quelle che faccio adesso. Se una terza o una quarta, catenelle in più, e poi andate con il metro da sarta a vedere quanti centimetri sono le catenelle. Se sono un pochettino di più, un pochettino di meno, non succede niente. Fate il primo pezzo del giro, quindi le maglie alte, vi farò vedere come fare, e poi rimisurate, perché la misura giusta la vedrete quando fate sia le catenelle che il primo giro di maglie alte. E adesso andiamo a fare le catenelle, nel mio caso 20, quindi per una taglia seconda 20 catenelle. Adesso fate le 20 catenelle, tengo qui con il dito l'ultima catenella e vado a fare 2 catenelle in più. In questa catenella che mi sono segnata con il dito vado a fare una maglia alta e adesso lavoro tutte le catenelle a maglia alta. Io ho finito il primo pezzo di giro con le maglie alte. Adesso cosa faccio? Vado a misurarlo per sapere quanti centimetri sono e quindi per sapere se è giusto oppure sbagliato il numero di catenelle che ho avviato. Nel mio caso va benissimo. Adesso, se per voi non va bene oppure sono troppo o poco, disfate, togliete catenelle oppure aggiungete, e finché non avrete il numero di centimetri giusto. Adesso come procediamo? In quest'ultima maglia e catenella che abbiamo fatto dobbiamo andare a fare altre 2 maglie alte. Una e 2. Le ultime 2 maglie alte che abbiamo fatto sono l'aumento che faremo sempre in questo punto, e invece la terza maglia alta è la maglia alta che corrisponde alla 20ª catenella, quindi qui devono esserci 20 maglie alte più 2 maglie alte qua in questo punto per l'aumento. Adesso faccio 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte per l'aumento, sempre dove nell'ultimo punto che ho lavorato, 1 e 2, ed ecco qua il nostro aumento finito. Adesso però dobbiamo fare un'altra catenella perché è la 20ª catenella, quindi la prima catenella che noi dobbiamo andare a fare per poi lavorare qui. Quindi noi dobbiamo fare 20 catenelle da una parte, 20 dall'altra, più l'aumento qui in cima, e l'aumento è composto da 4 maglie alte e 2 catenelle centrali. Adesso andiamo e proseguiamo a lavorare maglie alte così come si presentano. Questo è il risultato finale una volta finito il primo giro. Adesso andiamo a fare il secondo giro, quindi cosa facciamo? Facciamo 2 catenelle e giriamo il lavoro. Io vado a lavorare direttamente qui nella prima maglia alta. Molti contano le 2 catenelle che abbiamo fatto adesso per girare come la prima maglia alta. Io invece queste qui le conto soltanto per girare il giro, poi le ignoro, quindi io poi vado a fare subito nella maglia sottostante una maglia alta. Però in questo caso non prendo tutta la maglia, vedete che è formata da 2 costine, vi avvicino così vedete meglio, vedete le 2 costine? Ecco, io vado a prendere quella esterna in questo modo e faccio una maglia alta. Stessa cosa nella successiva,
così, e lavoro in questo modo fino ad arrivare qui alle ultime 2 maglie basse, maglie alte. Quindi io devo lavorare così tutte le maglie alte, poi una volta arrivati qui nel buchino vi faccio vedere come proseguire perché dobbiamo fare un altro aumento. Lavorate tutte le maglie alte in costa retro, qui ci rimane il buchino che abbiamo formato prima e qua ci sono le 2 catenelle del giro precedente. Adesso dobbiamo andare a fare l'aumento. Ricordatevi questi passaggi perché sono poi identici per tutti i passaggi successivi, ok? L'unico giro che cambia, che è diverso dagli altri, è il primo giro, quello con cui iniziamo. Questo giro e i successivi sono sempre identici. Sì, qui ogni volta si aumenta di 2 maglie, quindi in questo caso da questa parte avremo 22 maglie alte, qui 20 e qui 22, ok? Quindi mano a mano si aumenta. Adesso andiamo a fare 2 maglie alte qui all'interno del buchino, una e 2, come prima 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte all'interno del buchino. Adesso proseguiamo facendo le maglie alte così come si presentano, quindi le lavoriamo così, però come abbiamo fatto prima in costa retro, quindi andiamo nella prima maglia e prendiamo la costina di dietro e facciamo una maglia alta, così nella successiva e in tutte le successive maglie, quindi fino ad arrivare all'ultima, fino a qua. Adesso abbiamo finito anche il nostro secondo giro. Adesso andiamo a fare il terzo, che è uguale a questo che abbiamo fatto. Quindi cosa facciamo? Facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare maglie basse in costa retro. Sempre fino a lavorare tutte le maglie alte ad arrivare qui dove c'è il buchino delle catenelle. Nel primo giro abbiamo fatto 20 maglie basse qua, in questo altro giro abbiamo fatto 22 maglie basse, maglie alte, scusatemi, sono abituata a dire maglie basse quindi dirò spesso maglie alte, ma in questo tutorial saranno maglie alte. Quindi qui abbiamo fatto 20 maglie alte e 20 maglie alte. Nel secondo giro faremo 22 maglie alte e 22 maglie alte, ok? E qui c'è l'aumento. In questo terzo giro andremo a fare 24 maglie alte, l'aumento, e di nuovo 24 maglie alte. Quindi adesso proseguiamo ad andare a fare le maglie alte fino a qui, all'ultima maglia prima del buchino. Fate tutta la prima parte del giro a maglie alte, ok? Adesso andiamo a lavorare come prima 2 maglie alte qui all'interno del buchino, una e 2, andiamo a fare 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte qui all'interno del buchino e abbiamo concluso in questo modo il nostro aumento. Adesso andiamo nella prima maglia alta e facciamo una maglia alta in costa retro e lavoriamo maglie alte in costa retro per tutta la fine del giro. Quindi fino a qua. Concluso anche questo terzo giro andiamo a fare altri 7 giri di maglia alte come abbiamo fatto questi ultimi 2 giri e quindi arriviamo a un totale di 10 giri. Poi l'11° giro lo facciamo insieme perché è un pochettino diverso. Quindi ricapitolando un pochettino quante maglie ci sono, qui nel primo giro ci sono 20 maglie da questa parte e 20 maglie da quest'altra parte più l'aumento. L'aumento è composto da 4 maglie, quindi 20 20 più 4. Secondo giro 22 22 più 4, 24 24 più 4, 26 26 più l'aumento, 28 28 più l'aumento, 30 e 30 più qua l'aumento, 32 32 l'aumento, 34 34 l'aumento, 36 aumento 36,
38 aumento e 38. Nell'ultimo giro ci saranno 40 maglie da questa parte e 40 maglie da quest'altra parte. L'aumento sarà composto soltanto da 2 maglie, in questo caso non da 4. Io ho appena finito di fare i 10 giri di maglie alte. Adesso vado a fare la prima parte dell'11° giro, poi arrivati qui in cima vi faccio vedere come fare l'aumento e dobbiamo fare anche poi il laccetto. Finita qui la prima parte, qui dobbiamo andare a fare l'aumento. Andiamo nel nostro buchino questa volta a fare una sola maglia alta. Ok, arrivati a questo punto andiamo a fare 150 catenelle, quindi andiamo a lavorare il laccetto. Io ho realizzato le mie 150 catenelle, voi potete realizzarle sia di meno che di più, questo comunque il numero di catenelle dipende da voi. Io, come ho detto prima, li ho realizzato 150. Adesso vado a fare una catenella in più perché mi servirà per girare e andrò a lavorare 150 maglie basse, quindi in ogni catenella andrò a fare una maglia bassa. Una volta finite di lavorare tutte e 150 le maglie basse, siamo di nuovo qui in questo punto. Adesso vado a fare un'altra maglia bassa qui, sempre nel forellino. Ecco fatto, il nostro aumento così è concluso. Adesso vado come prima e faccio una maglia alta in ogni maglia sottostante, sempre in costa retro. Vi ricordo che se per caso ho detto maglie basse, in realtà intendo maglie alte, almeno qui nella coppa. Qui sì, sono maglie basse. Adesso abbiamo quasi finito la nostra coppa, manca qui il bordino dove andare a inserire poi il laccetto, questo bordino. Quindi adesso andiamo a fare nuovamente 2 catenelle. A questo punto non andiamo a girare il lavoro, ma andiamo a lavorare qui una maglia alta e qui in questo punto un'altra maglia alta. Faccio 2 catenelle, salto le catenelle che avevo fatto qui per girare, quindi la prima maglia alta, e qui il giro di unione tra le due maglie, si forma un buchino, lo salto e vado a lavorare le altre maglie alte, quindi lavoro una maglia alta e il secondo buchino di unione. Ecco qua. Adesso proseguo così facendo di nuovo 2 maglie alte, salto la maglia alta di sotto e il buchino di unione, lavoro nel giro successivo, in questo modo per tutto il giro, quindi fino qua ad arrivare a fine giro. Quindi praticamente è stato un giro e vado a lavorare nell'altro. Arrivati alla fine faccio una catenella e vado a fare una maglia alta qui nella prima catenella che troviamo proprio di questo lato. Faccio una maglia alta, una catenella e posso andare a tagliare il filo. E poi sfilo il filo in questo modo e abbiamo concluso così anche la nostra coppa.
identica ne dovete fare un'altra, quindi uguali, i passaggi sono sempre gli stessi. Adesso dobbiamo andare a fare il laccetto che passerà qui tra le due coppe, quindi nel mio caso io ho deciso di andare a fare 300 catenelle, quindi poi ritorno con 300 maglie basse. Fatte le 300 catenelle faccio una catenella in più e vado a girare e proseguo facendo 300 maglie basse, quindi in ogni catenella adesso vado a fare una maglia bassa. Una volta finito il laccetto dobbiamo andarlo a inserire nelle coppe e lo andiamo a inserire qui nei forellini che abbiamo creato. Lo inseriamo prima in una coppa e poi nell'altra. Questo è il risultato finito. Naturalmente adesso dobbiamo andare a eliminare tutti i laccetti, e questi invece qui all'interno io li ho bloccati prima della lavorazione, quindi posso andare direttamente a tagliarli. Invece gli altri andrò a utilizzare il lago per andare a bloccarli. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se lo rifate, mi raccomando, taggatemi così io posso sia vedere che ricondividere i vostri lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!